Questa settimana l'arte del Vangelo racconta la parabola del buon seme e della zizzania. Cominciamo con l'opera di Heinrich Füllmeurer, Satana semina la zizzania, 1540, altare di Montbéliard in Francia. Heinrich Füllmeurer, nato attorno al 1497 a Herrenberg e morto nel 1547 o 48 a Tubinga, è stato un pittore e disegnatore tedesco del Rinascimento. Fu amico del teologo luterano Grether, che gli dedicò un catechismo nel 1537, ovviamente in tedesco. Lo scontro con la Chiesa cattolica si giocava infatti anche sul terreno linguistico, le lingue nazionali e non il latino, la lettura diretta dei fedeli e non tramite la mediazione ecclesiastica. Montbéliard è un piccolo comune a pochi chilometri dalla Svizzera, che è stato tedesco sino alla Rivoluzione francese, dopo la quale è passato appunto alla Francia. Il suo castello comprende una cappella di famiglia dedicata a San Martino, per la cui decorazione fu dipinta una grandiosa pala d'altare, retable, di cui vediamo qui una copia, un'opera voluta dal duca di Württemberg Giorgio I e ora conservata al Museo di Storia dell'Arte di Vienna in Austria. In quegli anni la zona era già passata al luteranesimo e la pala d'altare rispecchia quindi una impostazione protestante. È composta da 157 pannelli, di cui uno centrale. Sappiamo che nel protestantesimo si guarda con una certa diffidenza al ruolo delle immagini, mentre si preferisce porre molto l'accento sulla parola biblica. Questo ha fatto sì, ad esempio, che si curasse molto l'alfabetizzazione anche del popolo, perché ciascuno fosse messo in grado di leggere direttamente il Vangelo e di farlo non nel testo ufficiale in latino, ma in quello della propria lingua corrente. Lo scopo iniziale della pala di cui ci stiamo occupando era proprio quello di servire come un catechismo illustrato per il duca. Ecco perché i 157 pannelli non solo riassumono l'intero Vangelo, ma lo fanno unendo all'immagine un cartiglio con un testo esplicativo, un testo scritto direttamente nel dialetto tedesco parlato dalla gente comune. Non solo immagine quindi, ma anche il testo. La pala ha subito vicende travagliate, è stata spostata a Stoccarda, è stata oggetto di spoliazione durante la guerra dei 30 anni del Seicento e quindi portata a Graz in Austria e da qui a Vienna, che è la sua sede attuale. Nel 2016 ne è stata fatta una copia collocata nella sua sede originaria di Montbéliard e oggetto di grande interesse. Anche la cappella ha subito vicende travagliate. Dal 1615 è stata a granaio, durante la Rivoluzione francese è stata tempio della ragione, è tornata ad essere deposito di viveri
durante la guerra franco-prussiana del 1870 e nel periodo 1914-1920, una sorte quindi tutta particolare per una parabola in cui si parla di buon grano e di zizzania. La bottega di Vollmaurer ha realizzato anche un'altra pala d'altare con una struttura simile, la pala d'altare, in tedesco Tafelaltar, ora al Museo di Gotha in Germania, una tipologia peraltro rara presso il mondo protestante. Anch'essa contiene immagini e testo in tedesco. Ma non è soltanto il testo in tedesco a incarnare lo spirito del tempo e del luogo. Anche le immagini rispecchiano costumi, oggetti quotidiani, piatti, mobili, attrezzi, architetture, mestieri tipici del primo Cinquecento e dell'area germanica. Nonché, e ci interessa direttamente in questa sede, la polemica antipapale. Qui vediamo ad esempio il pannello che illustra il passo "Sforzatevi di entrare per la porta stretta". Come in Dürer, anche qui la grande prostituta dell'Apocalisse, seduta sulla bestia rossa con 7 teste e 10 corna, è abbinata alle guardie del Papa e ai grandi ecclesiastici di Roma. Gesù invece è presso la porta stretta, accanto a gente comune, lasci del popolo. In alto a destra un lupo tenta di ingannare i fedeli, presentandosi in veste di agnello. Sono le tormentate vicende della storia della Chiesa. Anche nell'immagine che racconta l'episodio di questa settimana siamo davanti a un inganno. Il diavolo, identificato dalle sue corna e dalle zampe, semina zizzania nel campo in cui è stato piantato il grano, mentre i pigri dormono. Sono anni in cui la polemica tra chiese è molto forte. Qui i pigri che dormono sono lo stesso Papa e i suoi cardinali. Ma al di là delle contrapposizioni confessionali, e anzi anche grazie ad esse, il guaio spesso è proprio il fatto che noi dormiamo. Rimaniamo in area protestante, questa volta in Olanda, anche con la seconda opera di cui ci occupiamo, quella di Abraham Bloemaert, la parabola del buon grano e della zizzania, realizzata nel 1624 e ora al Walters Art Museum di Baltimora, negli Stati Uniti. Abraham Bloemaert è stato un pittore che ha formato moltissimi giovani colleghi a Utrecht, appunto in Olanda. Ha fondato l'Accademia di San Luca, protettore dei pittori. È curioso che sino ad allora, presso Utrecht, i pittori fossero inseriti dalla corporazione niente di meno che dei sellai. Ha vissuto il terribile periodo dello scontro tra cattolici e protestanti e all'interno dello stesso mondo protestante. Le guerre di religione portarono alla distruzione di molte sue opere realizzate presso il castello di Fontainebleau in Francia. Ha lavorato in molte chiese cattoliche d'Olanda che, trovandosi in situazione minoritaria, si sono caratterizzate come clandestine, in olandese Schuilkerk, ma più correttamente semiclandestine. Erano infatti luoghi di culto utilizzati dalle minoranze religiose in un periodo in cui il culto comunitario è tollerato da quelli della fede maggioritaria, ma a condizione che sia discreto e non condotto in spazi pubblici. Le Schuilkerken sono infatti comunemente costruite all'interno di case o altri edifici e non hanno una facciata pubblica sulla strada, non sono direttamente riconoscibili come chiese. Addirittura, come in questa immagine,
sono chiese che vengono rappresentate e costruite come se fossero un fienile. Furono tutto sommato un progresso nella tolleranza religiosa durante la Riforma, un'epoca in cui servizi di culto condotti da fedi minoritarie erano spesso vietati e talvolta penalizzati dall'esilio, dalla prigionia o addirittura dalla stessa condanna a morte. Bloemert inseriva nei suoi dipinti paesaggi pittoreschi, cottage in rovina e altri elementi pastorali. Anche nel nostro dipinto l'ambientazione è bucolica, quasi idilliaca, ma è solo apparenza. La casa è diruta, gli attrezzi da lavoro sono abbandonati a se stessi, uomini e donne dormono, forse dopo qualche eccesso. E intanto sullo sfondo a destra l'avversario riempie il campo di male piante. È singolare notare come nel nostro tempo, che tra le tante crisi annovera anche quella climatica e ambientale, la colpevole accidia del genere umano coinvolga la decadenza dell'ambiente. L'uomo e la donna nudi rimandano anche ad Adamo ed Eva, progenitori del genere umano, ormai impigrito nella sua quotidianità, incapace di avere cura del giardino della creazione in cui Dio lo ha posto. Infatti, nell'ambiente invaso da erbacce regna il disordine, simbolo del male che l'uomo ormai non riconosce più e che anzi accetta passivamente, adeguandosi ad esso. Le ceste, che dovrebbero contenere i frutti della creazione, sono vuote, perché l'unico frutto di questa situazione è la morte eterna, raffigurata dal caprone, simbolo del maligno, che guarda dritto verso di noi. Eppure ci sono segni di speranza. Il cavallo, che di solito in realtà è associato a simboli negativi, qui invece può essere letto come simbolo di intelligenza, mentre la grazia è evocata nella figura della Chiesa, cioè la simbolica piccionaia costruita su 4 alberi, rimando ai punti cardinali, cioè alla universalità, alla cattolicità nel suo senso più pieno di tutto il genere umano. Puoi leggere questo brano nel Vangelo di Matteo, al capitolo 13, versetti 24-30.